In provincia di Kyoto, in Giappone, c'è un ponte che non resiste alla furia del fiume, ma paradossalmente è stato costruito per rompersi, smontarsi come un Lego. Questo è Nagarabashi, lo storico ponte in legno sul fiume Kizu, che attraversa le piantagioni di matcha, questo famoso tè verde giapponese che è nato proprio qui. Una zona che è soggetta a frequenti inondazioni. Qui non ha mai smesso di piovere da un paio di giorni. Quando l'acqua del fiume sale e si fa minacciosa, questo ponte non si rompe nel senso tragico del termine, ma si smonta da solo e poi si ricompone. Il suo nome vuol dire dal giapponese ponte che fluisce, perché quando il fiume va in piena, le tavole si sollevano e galleggiano via. Finita l'emergenza, le tavole vengono tirate indietro, riposizionate e il ponte torna praticabile di nuovo. Di fatto fluttuano durante le piene perché è fatto di 8 sezioni e le sue travi, collegate a delle corde, sono progettate proprio per non resistere alla forza dell'acqua, sebbene mentre cammino durante questa forte pioggia qui il ponte sembra stabilissimo, non traballa minimamente, ma se la portata del fiume dovesse superare una certa forza, leggo qui, si romperebbero alcune parti fragili, salvaguardando la struttura portante. Questo ponte, destinato solo a pedoni e bici, ma lungo oltre 350 metri di lunghezza e 3,5 metri di larghezza, è stato inaugurato nel 1953 per sostituire il servizio di traghetti di allora e già nel suo primo anno di vita il fiume lo ha spazzato via. Così è stato ricostruito in modo da rompersi. Un'opera da 28 milioni di euro. Considerate che i costi in Giappone per le costruzioni sono di gran lunga superiori che in Italia e in gran parte del mondo, e oggi incarna il concetto giapponese di non opporsi e la capacità di riprendersi e di ricucire dopo i danni, per proteggere ciò che davvero conta. Questo ponte è stato già travolto dal fiume oltre 20 volte, ma ogni volta ricostruito e in tempi rapidi, perché alcune parti del ponte sono state progettate apposta per rompersi, al fine di proteggere l'intera struttura. Ho conosciuto la storia di questo ponte nel padiglione del Giappone, all'Expo di Osaka, che racconta proprio questa filosofia giapponese del costruire le cose. Io non conosco altre opere così in Italia, eppure anche noi conosciamo bene i rischi ambientali, le piogge torrenziali, i terremoti, come qui in Giappone. Dovremmo forse anche noi adottare una soluzione infrastrutturale come questa, che applica questo principio giapponese del lasciare andare per proteggere? Fammelo sapere nei commenti e iscriviti a questo canale, entra nella mia community, la redazione, per vedere altre cronache e ricevere altre notizie come questa. E personalmente quello che io ho imparato venendo fino a qui è che spezzarsi non è sempre una sconfitta, a volte è il modo migliore per proteggere davvero ciò che più conta. Per questo che io amo così tanto il Giappone. Ci ritroviamo nella prossima cronaca. Ciao!